Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Elidel Megafarma SPA, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'è Elidel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Elidel durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Elidel? Elidel è un farmaco a base del principio attivo pimecrolimus, appartenente alla categoria degli dermatologici e nello specifico preparati per dermatiti, escluso i corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Megafarma SPA. Elidel può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Elidel 1% crema 15G. Elidel 1% crema 30G. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Megafarma SPA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo pimecrolimus. Gruppo terapeutico: dermatologici. Forma farmaceutica: crema. Indicazioni: trattamento dei pazienti con dermatite atopica lieve o moderata dai 2 anni di età in poi, quando il trattamento con corticosteroidi topici non è raccomandabile o non è possibile. Ciò può includere intolleranza ai corticosteroidi topici, mancanza di efficacia dei corticosteroidi topici, utilizzo sul volto e sul collo quando il trattamento intermittente a lungo termine con corticosteroidi topici può essere inappropriato. Posologia. Il trattamento con Elidel deve essere iniziato da medici con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della dermatite atopica. Elidel può essere utilizzato per il trattamento a breve termine dei segni e dei sintomi dell'eczema atopico e ad intermittenza per la prevenzione a lungo termine dell'insorgenza di riacutizzazioni. Il trattamento con Elidel deve iniziare all'insorgenza dei primi segni e sintomi della dermatite atopica. Elidel deve essere applicato solamente su aree cutanee affette da dermatite atopica. Nel corso di riacutizzazioni, Elidel deve essere utilizzato per il più breve tempo possibile. Non appena i segni ed i sintomi si risolvono, il paziente o il personale sanitario deve interrompere il trattamento. Il trattamento deve essere intermittente, a breve termine e non continuativo. Dati derivanti da studi clinici supportano il trattamento a intermittenza con Elidel fino a 12 mesi. Se non si verificano miglioramenti dopo 6 settimane, o in caso di esacerbazione della malattia, il trattamento con Elidel deve essere interrotto. La diagnosi di dermatite atopica deve essere rivalutata e vanno considerate ulteriori alternative terapeutiche. Adulti: applicare uno strato sottile di Elidel sulla parte di cute affetta 2 volte al giorno e massaggiare delicatamente e completamente. Trattare con Elidel ogni area della cute affetta fino a completa scomparsa della lesione e poi interrompere il trattamento. Elidel può essere applicato su qualunque area cutanea, compresi viso, collo e zone intertriginose, ad eccezione delle membrane mucose. Elidel non deve essere applicato in situazioni di bandaggi occlusivi, vedere paragrafo 4.4. Nel trattamento a lungo termine della dermatite atopica, eczema, Elidel deve essere applicato all'insorgenza dei primi segni e sintomi di dermatite atopica per prevenire l'insorgenza di riacutizzazioni. Elidel deve essere applicato 2 volte al giorno. Subito dopo l'applicazione di Elidel è possibile utilizzare creme emollienti. Pazienti pediatrici: l'uso di Elidel non è raccomandato nei pazienti al di sotto di 2 anni di età finché ulteriori dati non siano resi disponibili. Per i bambini, 2-11 anni, e gli adolescenti, 12-17 anni, la posologia e la modalità di somministrazione sono le medesime dei soggetti adulti. Pazienti anziani: la dermatite atopica, eczema, si riscontra raramente in pazienti di età superiore ai 65 anni. Gli studi clinici condotti con Elidel non includevano un numero di pazienti sufficienti di questa fascia di età per poter determinare se la loro risposta sarebbe stata diversa rispetto a quella dei pazienti più giovani. Modo di somministrazione: Elidel deve essere applicato in strato sottile sulla parte di cute affetta 2 volte al giorno. Controindicazioni: ipersensibilità al pimecrolimus, altri macrolattami o ad una qualsiasi degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Elidel crema non deve essere utilizzato in pazienti con immunodeficienze congenite o acquisite o in pazienti in terapia con agenti che causano immunosoppressione. Non sono noti gli effetti del trattamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Potenziali interazioni tra Elidel e altri medicinali non sono state valutate sistematicamente. Il pimecrolimus ha metabolizzato esclusivamente dal citocromo CYP 450 3A4. Grazie al suo minimo assorbimento, interazioni di Elidel, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Elidel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Elidel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso di Elidel in donne in gravidanza. Gli studi su animali mediante applicazione cutanea non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sullo sviluppo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Elidel non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comuni sono costituiti dalle reazioni al sito di applicazione, riscontrate in circa il 19% dei pazienti trattati con Elidel e nel 16% dei pazienti dei gruppi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non c'ha esperienza di sovradosaggio con Elidel. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altre preparazioni dermatologiche. Agenti per dermatiti, esclusi i corticosteroidi. Codice ATC. D11E02. Meccanismo di azione. Il pimecrolimus ha un derivato macrolattamico lipofilico dalla scomicina ad azione antinfiammatoria ed ha proprietà farmacocinetiche. Dati relativi agli animali. La biodisponibilità di pimecrolimus nei maiali nani S successiva ad una singola dose dermica, somministrata per 22 ore in condizioni di bendaggio semi-occlusivo, era pari allo 0,03%. Dati preclinici di sicurezza. Studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute, di tossicità riproduttiva e carcinogenesi utilizzando la somministrazione orale hanno prodotto effetti a esposizioni significativamente superiori a quelle che nell'uomo sono di significato. Elenco degli eccipienti: trigliceridi a catena media, alcol oleico, glicole propilenico e 1520, alcol stearilico, alcol cetilico, monoedigliceridi, sodio cetostearil solfato, alcol benzilico, acido citrico anidro, sodio idrossido, acqua depurata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.